Nulla di grave per Marcus Thuram, ma bisogna ancora capire quando tornerà a disposizione di Christian Chivu, che ne ha parlato poco fa nella conferenza stampa pre-Inter Cremonese. Ora il grande punto interrogativo è chi ci sarà al fianco di Lautaro Martinez per sostituire il numero 9 nerazzurro. Chivu, come sempre, non si è lasciato andare a troppi spoiler alla vigilia della sfida di campionato, ma qualche considerazione, insomma, come sempre possiamo farla insieme. E quindi, amiche e amici nerazzurri, ben ritrovati anche oggi in questo contenuto della vigilia. Ovviamente ci incamminiamo verso Inter Cremonese, cercheremo di capire insieme quale sarà l'11 titolare che vedremo in campo domani di nuovo a San Siro, e commenteremo tutte le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro. Prima di partire però, come sempre, io vi ricordo il supporto, di continuare a supportare il progetto Passione Inter con un like a questo video, l'iscrizione al canale, e se volete passate dal club passioneinter.club con tantissimi amici nerazzurri esattamente come voi, quindi questo è il posto giusto per voi. Parto da una frase di Chivu che ha detto oggi in conferenza stampa e che è a tutti gli effetti una frase molto vera, perché lui dice: quello che sappiamo è illimitato e quello che sappiamo è limitato. Possiamo confermare, perché dopo le sue conferenze stampa non abbiamo, diciamo, una conoscenza a 360 gradi di quelle che potranno essere le scelte, e non solo, perché lui si lascia andare sempre un po' poco, ecco, a delle dichiarazioni diciamo che anticipano qualcosa relativamente alle scelte, però da quel poco che sappiamo cercheremo come sempre di tirare fuori qualcosa. Parto proprio dal discorso attacco, perché Chivu ha dato soltanto una conferma, di nuovo la stessa conferma dell'altra volta, ossia che ci sarà Lautaro Martinez per forza di cose in attacco, da capire chi sarà invece al suo fianco, al fianco del capitano, perché le opzioni sono ovviamente due, tra Bonni e Pio Esposito. Un Bonni del quale il mister ha parlato molto bene nella conferenza stampa, un Bonni che abbiamo visto esserci sempre in tutte le partite dell'Inter, ma da subentrato, da un solo minuto in campo a mezz'ora e quant'altro. Dico un minuto perché con il Cagliari a tutti gli effetti è entrato praticamente per un solo minuto, ma sempre arma partita in corso per Christian Chivu. Un'arma appunto molto valida, perché il mister ne ha parlato nella conferenza stampa, parlando di lui come un giocatore, insomma, sul quale lui ripone molta fiducia, un bel profilo, dice il mister, ha motivazione, ha energia, ha tanta fame, cultura del lavoro e senso del gruppo. Soprattutto è molto apprezzato dai compagni e rispettato nello spogliatoio. Poi dice una cosa molto bella, perché lui dice: anche se gioca mezz'ora o 2 minuti, lui è felice da tutto, perché conosce l'importanza di essere, insomma, in questo gruppo. Serve gente che abbia questo tipo di mentalità, perché serve gente che capisca il valore della maglia che indossa, e Bonni sta dimostrando questo. Allo stesso tempo io continuo a dire che mi auguro di vederlo, come dicevo anche ieri, dal primo minuto, perché comunque è una bella prova. Lui ha già esperienza in Serie A, perché l'anno scorso 30 presenze da titolare con la maglia del Parma le ha fatte, però appunto anche nell'assetto Inter secondo me bisognerebbe "sfruttare" tra virgolette non voglio dire il positivo, perché non c'è nulla di positivo in un infortunio, però cogliere qualcosa di positivo nell'assenza di Thuram, cercando di magari sfruttare un po' di più Bonni, che avrebbe spazio e avrà spazio sicuramente anche quando tornerà Thuram, perché la gestione di Chivu è questa, con tanto turnover. Però appunto approfittiamo, tra virgolette, del momento per dare spazio anche a lui, magari dal primo minuto. Chivu ha detto una cosa, ha detto: prima o poi lo vedremo da titolare, ed è la stessa cosa che aveva detto la scorsa volta per Bissek, quando gli era stato chiesto che fine avesse fatto.
e poi Bissek ha giocato titolare, quindi magari può essere un'indicazione questa del fatto che il mister abbia detto prima o poi e magari effettivamente più un prima che un poi e chissà se domani sarà proprio lui al fianco del capitano nerazzurro. Altra questione sempre relativamente alla formazione, perché parto da questo ragazzi, si ritorna sul discorso portiere. Chivu dice che non ci sono regole sul discorso portiere. Una cosa è certa, se domani dovessimo non solo sul discorso portiere, lui dice non ci sono regole in generale. Però anche in questo caso, secondo me, se dovessimo vedere domani la conferma di Martinez dal primo minuto in Serie A quel punto possiamo cominciare forse a parlare effettivamente di un'alternanza tra Champions League e campionato, con Martinez che sembra stia diventando a tutti gli effetti il portiere di Serie A e invece Sommer, diciamo confermato come portiere della Champions League. Poi pronti ad essere smentiti su questo perché Kivu poi può sorprenderci ad ogni partita e domani magari vedremo ancora Sommer come contro lo Slavia Praga, ma ribadisco, se la scelta dovesse ricadere su di lui domani, possiamo cominciare forse a parlare effettivamente di un'alternanza tra le 2 competizioni e quindi vedremo. Vi dico intanto quella che potrebbe essere la formazione titolare, di domani, quindi andiamo di probabile formazione, perché restiamo con Martinez tra i pali dell'Inter, vedremo se verrà confermato, o meno. In difesa, Akanji che torna dopo aver risolto il mistero Bissek, perché, si è parlato tanto di Bissek. Che fine ha fatto Bissek? L'abbiamo visto in campo, non è stato chiuso in uno sgabuzzino, da parte di Christian Chivu, ma è a disposizione e appunto lo abbiamo visto in campo l'altro giorno, quindi possiamo tranquillizzarci, ma dovrebbe tornare Akanji dal primo minuto nel terzetto difensivo insieme ad Acerbi e Carlos Augusto che dovrebbe sostituire Bastoni dal primo minuto. Carlos Augusto che tra l'altro è stato convocato da Ancelotti con la nazionale brasiliana e sono felice per questo giocatore che sta avendo sta trovando continuità sotto la guida di Christian Chivu e sta dando anche un grande apporto a questa Inter, quindi è un'ottima alternativa, tra l'altro giocatore duttile che può giocare in più ruoli, quindi siamo ben contenti del fatto che stia avendo il giusto spazio anche Carlos Augusto. A centrocampo ancora Dumfries e Di Marco sulle fasce, con la mediana che dovrebbe tornare quella titolarissima, con Çalhanoğlu, Barella e Mkhitaryan. Abbiamo visto la scorsa partita sia Zielinski che Sucic, teoricamente domani dovremmo rivedere appunto i 3 della mediana titolarissimi. In coppia d'attacco, la coppia d'attacco con Lautaro Martinez ancora è da completare. Chivu in conferenza ha detto: "Ho già deciso al 90%, c'è ancora un 10% che balla". Non ci ha detto su chi, ricade, la scelta, per il momento. Io mi sento che possa essere la probabilità Bonnì. Io mi sento che possa essere Bonnì e da una parte spero anche che possa essere Bonnì, come vi ho detto all'inizio, però, se dovesse esserci di nuovo la pila, la famosa pila, non è che disdegniamo, tutt'altro. Però ribadisco che secondo me Bonnì ha anche bisogno di cominciare, tra virgolette, "a sentire anche la pressione di indossare la maglia dell'Inter da titolare a San Siro, tra l'altro, e magari di farlo in una partita che può essere anche un po' più, tra mille virgolette, facile sulla carta. Dico tra mille virgolette perché della Cremonese ha parlato giustamente Christian Chivu, perché gli è stata posta una domanda su questa squadra che, da neopromossa ha avuto un buon inizio campionato, è una squadra finora imbattuta, che però come ha suggerito un collega o una collega nella conferenza stampa, subisce molto, quindi l'Inter può lavorare molto su questo discorso di, pressing, di pressare e di cercare di fare un po' il lavoro che ha fatto anche contro lo Slavia Praga, essendo sempre molto più pericolosa, ecco, lì davanti, con un equilibrio che ha ritrovato e che sta trovando man mano, perché l'ha detto anche Christian Chivu, la squadra è in crescita soprattutto a livello difensivo, si sta cercando di trovare un equilibrio tra fase offensiva e fase difensiva, perché appunto è una squadra più attenta dietro, l'ha detto anche il mister in conferenza, e quindi anche quando la squadra cerca di attaccare, comunque si cerca di fare più attenzione anche dietro. Quindi nel momento in cui ti scopri, comunque devi cercare di tenere, ecco, la difesa solida, non solo la difesa, ma sappiamo che anche il centrocampo, ecco, in questo senso deve fare filtro. Quindi aspetto che ha sottolineato Christian Chivu. Prima di andare a chiudere,
Rapidamente anche 2 parole su Diouf, perché l'altro oggetto del mistero è Diouf, ne ha riparlato Christian Chivu in conferenza stampa. Anche su di lui ha sfornato la solita frase del prima o poi lo vedremo in campo, però sicuramente ha dato delle indicazioni positive, perché ha detto che lo vede in crescita, che quando è arrivato all'Inter era un po' più intimidito, giustamente, ma che però adesso diciamo anche il gruppo lo sta aiutando ad integrarsi e che quindi man mano appunto troverà probabilmente la sua dimensione all'interno dell'Inter e verrà schierato dal mister. Io so che siete tutti lì e che siamo tutti lì in attesa di vedere questo giocatore perché la curiosità è tanta. Se però al momento Chivu ritiene che questo giocatore non è ancora pronto, tra mille virgolette, non è ancora pronto a scendere in campo da titolare, so che è brutto da pensare perché tu Inter non ti puoi permettere un acquisto che non dimostra di essere ancora pronto per l'Inter, però allo stesso tempo nel momento in cui l'hai preso, ce l'hai in casa, secondo me è giusto fare il lavoro che sta facendo Chivu, cioè metterlo dentro al momento opportuno, senza rischiare di bruciare troppo le tappe. Quindi Diouf lo vedremo, cercheremo di capire che giocatore è, perché c'è un grande punto interrogativo su di lui sotto questo punto di vista, ma lo vedremo. L'ultimissima veramente cosa, un aspetto che mi è piaciuto molto della conferenza stampa di Chivu, perché ha parlato della gestione dei giocatori e ha detto una cosa importante. Lui ha detto che non vuole, che di solito non fa mai filtrare quelle che sono le scelte troppo prima anche con i giocatori, perché vuole tenere alta l'attenzione e vuole che ci sia comunque anche un po' la paura del fatto di poter perdere, tra virgolette, il posto. Questa è una dinamica che serve tanto per il gruppo per tenere alta l'asticella. Allo stesso tempo, lui ha detto: "Non voglio che ci non voglio che ci sia egoismo, tutti sono diciamo sullo stesso livello". Poi vabbè, all'interno dei gruppi è normale che debbano esserci dei leader, è normale che comunque delle gerarchie ci sono, ma è importante che anche i leader si rendano conto dell'apporto che possono dare i nuovi arrivati, i nuovi innesti. E questo però lo stiamo vedendo dai giocatori dell'Inter, perché comunque ogni volta che abbiamo sentito parlare ai microfoni anche i veterani, anche la vecchia guardia, tutti hanno spesso sottolineato l'importanza dei nuovi, di quello che stanno dando i nuovi, dell'apporto che stanno dando i nuovi, e questa è un'indicazione molto importante anche della serenità, no, che si sta ritrovando un po' all'interno del gruppo. Allora ragazzi, io vi aspetto nei commenti per sapere un po' se siete d'accordo con tutte queste considerazioni. Fatemi sapere anche se avete visto la conferenza del mister, che cosa ne pensate anche un po' della comunicazione, no, di Christian Chivu, che è un altro tema di dibattito. Fatemi sapere soprattutto chi vorreste vedere domani in campo contro la Cremonese. Avremo modo poi di riparlarne oggi in live nel consueto appuntamento quotidiano delle 19:30 qui su Passione Inter. Nel frattempo io lascio un link in descrizione con un contenuto per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare proprio